Prima di inoltrarsi nel castello del Re di Ferro, Elion si è preparata. Affinché nulla del suo dominio di terrore rimanesse in piedi, ha bruciato il mulino di picco terrestre, interrompendo la sua funzione di assorbimento del veleno, ed ha utilizzato le anime accumulate negli scontri al suo interno per accrescere la propria forza. Giunti a questo punto, concentrandosi non senza lungimiranza sulle caratteristiche mentali, per motivi che saranno chiari nel prossimo futuro. I minerali trovati nella Valle del Raccolto diventano invece di cruciale importanza per migliorare tremendamente i nuovi equipaggiamenti di Elion, che sia nell'offesa come nella difesa raggiungono qualità ragguardevoli. E per quanto narrativamente si potrebbe giustificare che la nostra protagonista ascetizzi il falò di Mytha per gonfiarla di nuovo, alla fin fine lei la vede come una vittima del buon Re di Ferro, quindi parliamone come pura chicca tecnica. Eliminare la regina in New Game Plus dona l'anello del serpente argenteo +2, che aumenta del 30% le anime raccolte, trasformandolo quindi in uno degli accessori più importanti di Dark Souls 2, e sottolineando tra l'altro quanto interessante sia questa meccanica di gioco. Nel prossimo episodio, infatti, l'equipaggiamento di Elion verrà trasformato proprio dai segreti che nascondono i drop dei boss in New Game Plus. Ricordo inoltre che gli effetti degli anelli possono sommarsi a quelli dell'equipaggiamento, quindi l'anello, unito al set di Zeldora, aumenta il valore delle anime raccolte del 52,5%. Capite cosa significa? Ora, dicevamo, siamo pronti a raccontare la storia del più sanguinoso e vile tiranno che ha mai regnato su Drangleic, un re nato dal nulla per il solo merito di coloro che lo hanno servito, pentendosene. There's good iron in these parts. An old king even used it to build a castle. But the fuel was too heavy. It slowly sank into the ground. Fire spouted from the earth, and the place turned into this. At least, that's what I've been told. What a bad story, eh? Il castello del Re di Ferro, tenuto ormai in piedi con spade che bloccano catene, è il simbolo perfetto della caduta di quella che è, a conti fatti, l'entità più fortunata della nostra storia. Un piccolo signore feudale che ha trovato sul suo percorso non una, non due, ma 3 occasioni che hanno cambiato per sempre non solo la sua vita, ma tutti i regni su cui ha messo piede nel suo corso. La prima fu di incrociare, durante le sue eccentriche e sfarzose feste, un guerriero proveniente dall'est, che ne rimase colpito. Il suo nome era Alon, e decidendo di seguirlo divenne l'equilibrio di una bilancia che non ne aveva. La sua saggezza, abilità e desiderio di servire questo piccolo egocentrico uomo permisero all'odiernamente conosciuto come Re di Ferro di costruire un impero, grazie a ciò che potremmo considerare la sua seconda incredibile fortuna: l'avere uno degli stregoni più acuti e folli del nostro mondo al suo comando, Egil. Del suo destino ne abbiamo parlato affrontando l'argomento della Bastiglia perduta, è vero, ma molto non fu detto a riguardo. Egil era un potente piromante, studioso del primo ciclo, che scoprì poteri antichi e terribili, divenendo quindi in grado di creare golem per il suo re quando quest'ultimo ottenne la sua ultima, indescrivibile fortuna: il ritrovamento di un artefatto magico in grado di generare fiamme immortali e di dar persino vita al ferro fuso con esse, con la giusta conoscenza dei suoi poteri. L'esercito del re, infatti, i guerrieri che Elion affronta nel castello, sono l'unione di tutte queste influenze. Questi non sono golem, ma cavalieri addestrati dal citato Alon, che però vestono armature magicamente potenziate dalle forze primordiali studiate da Egil. Questo è tanto vero che, quando vengono sconfitti, richiamano esattamente lo stesso suono della scomparsa dei Cavalieri Neri di Lordran. E queste sono le vere chiavi del suo potere. Appunto, nessuna di esse proviene dagli stesso, pare. O no? The human ego. How many ugly iron castles has it erected? And they don't even see the folly of their ways. Il Re di Ferro, invece, aveva un potenziale inimmaginabile, fellow Undeads. Qualcosa che non traspare dall'incredibile opulenza del suo castello, teatro del suo estremo egocentrismo.
La sua anima nascondeva un potere pari a quello del leggendario Chosen Undead, il primo non morto a vincolare la fiamma. Purtroppo, la sua ricchezza e stupidità gli fecero ignorare il suo valore e possiamo vederne oggi i risultati. Genocidio, torture, statue di ferro che rappresentano la sua grandezza e potere. Delle realtà così vili e simbolo di depravazione che portarono Alon ad abbandonarlo per sempre, lasciandolo così solo, meritatamente direi, con il suo farzoso castello ad affondare nel fuoco, circondato unicamente da anonime statue, costruite ovviamente con il solo scopo di evidenziare la sua presunta forza e dominio. E ragazzi, si può persino teorizzare da quale personaggio realmente esistito sia stata presa ispirazione per creare questo crudele re. Un ugualmente terrificante tiranno, tutto italiano tra l'altro, Falaride, che governò l'attuale Agrigento. La sua figura è avvolta quasi completamente nel mistero, ed è per questo che è incredibilmente parallela a quella del Re di Ferro. Anche lui è arrivato al potere in modi sconosciuti ed è stato spesso usato come assioma di crudeltà e tirannia, attraverso storie su di lui che oggi non si può nemmeno dire se fossero falsità o meno. Se del suo cannibalismo su infanti non ci sono che leggende, invece ed appunto è il concreto strumento di tortura ed esecuzione che lo rappresenta a mettere gli ultimi puntini sulle i. Il toro di Falaride. Il simbolo del toro è ovunque nel castello del nostro amato antagonista, e questa gabbia di morte, quella vera, usava, non a caso, il fuoco ed il ferro. La pancia era cava e la vittima veniva letteralmente cucinata viva, mentre dei tubi permettevano alle fauci della macchina di ristorcere i suoni delle urla, così da farli sembrare muggiti. Che menti stupende che siamo noi esseri umani. Ma non a caso, come il Re di Ferro, questo Falaride pare morì nel fuoco come le sue vittime. Fu la superbia a tradire definitivamente il Re di Ferro, perché con il potere ottenuto dall'artefatto ed attraverso le ricerche e scoperte di Egil cercò di realizzare il suo supremo desiderio, creare un drago di ferro, il golem definitivo. Un gesto questo che ci parla del come vi sia un tesoro molto speciale fra le mura del castello, ormai quasi perduto nella roccia fusa che avanza nell'inghiottirlo. Sopravvivere alle fiamme per raggiungerlo è possibile, ed il modo è una ricerca attenta delle risorse che abbiamo qui a Drangleic. Prima fra tutte l'acqua, che qui e non a caso troviamo stipata in vasi con decorazioni taurine o attraverso marchingegni di Farros. Aumentare la difesa elementale è cruciale, ed il miglior modo è una tripletta precisa: il bagnarsi, con equipaggiato un anello di resistenza al fuoco, mentre si ha attivo l'effetto piromantico di traspirazione difensiva. Ma non è tutto, ed ovviamente si va nel tecnico. Allora, traspirazione difensiva è il miglior incantesimo da utilizzare. Non permette di ottenere un potenziamento ulteriore dato da alcun consumabile, ma non dimentichiamoci l'esistenza dei set di armature e degli oggetti rigenerativi di Dark Souls 2. Attraverso gemme dell'anima o funghi di Elizabeth, usati in combinazione con i metodi citati ed equipaggiando armature dedite alla difesa elementale contro il fuoco, i risultati saranno eccezionali. Set come quello dei capitani di Alon sono più che ottimi, ma numericamente, in maniera parametrica, il top si raggiunge con un mix di quello del demone della forgia e dello stregone, che sono due entità di cui parleremo assolutamente. Felkin compreso, ragazzi, per certo. Ma a tempo debito. Tornando a noi, quindi, cosa si trova in quello scrigno e cosa significa? Quel terribile tesoro è una piromanzia antica, una derivazione corrotta delle stregonerie del fuoco, creata a partire dall'antico caos, nato da una delle grandi anime primordiali. Fonte dei demoni, quindi in grado di creare la vita, distorta che sia. Attraverso questi poteri sovraumani, se non divini, il Re di Ferro cercò di realizzare il suo desiderio, e ciò che lui ne ricavò fu l'esserne ucciso immediatamente, cadendo nello stesso fuoco che voleva mostrasse la sua forza. D'altronde, coloro che bramano grandi poteri ne sono consumati, e questa descrizione calza a pennello qui. Questo tiranno, utilizzando questi strumenti primordiali, ha portato al mondo una creatura artificiale che si può tranquillamente definire demone. Un demone forgiato nel fuoco del caos, un golem che racchiude gli ultimi respiri dell'originale potere di Izalith. Evocando Lucatiel per proseguire nella sua storia e dimostrarci la sua incredibile tenacia e fedeltà all'amicizia, lo scontro contro il demone della forgia risulta meno terrificante. Ciò non di meno, questo gigante di ferro è un'entità pericolosa, aggressiva e brutale.
Ha come una fornace nel petto ed il suo calore danneggia tutto ciò che lo circonda, fino a quando non decide persino di usarne le proprietà magiche per imbeverne la spada. Quasi dispiace eliminare la creatura che mise fine al dominio di quel pazzo, ma l'arena ove lo si combatte, oltre ad essere un luogo dove il povero persecutore tenta ancora di punirci, rendendolo seriamente invece ancor più fortemente legato appunto ai regni di Alken e Ven, mostra quanto davvero il Re di Ferro ed Egil fossero legati alla cultura di Lordran, qui mostrata attraverso il simbolo del ricettacolo tenuto in piedi da guardiane del fuoco, schiave della loro maledizione. Ciò che rimane, ormai, è semplicemente epurare il castello dagli ultimi guardiani del re, i cavalieri divenuti vuoti ed i golem creati appunto con le arti dell'anima riscoperte dagli antichi regni su cui sono oggi state erette bastiglie e castelli. Di nuovo non è un caso che nelle mura di questa fortezza si trovino reliquie uniche come le armi originali dei cavalieri neri di Lord Gwyn, perché il vero segreto di Forteferreo, anch'esso si lega fortemente a Lordran, Fellow Undeads, è ciò che è accaduto al re una volta caduto nella roccia fusa che sta ormai inghiottendo il suo dominio. La sua possente anima attirò il ricordo e l'energia della più grande fra quelle originali, quella del più antico dei re, che lo fece diventare altro. A vainglorious liar who ended up hurling himself into the flames. Now he's Icarus Earth, if I'm not mistaken. Il combattimento contro ciò che è l'incarnazione di una delle anime primordiali nasconde più segreti di quanti si potrebbe sospettare, tutti, ancora una volta, derivanti da errori di interpretazione di ciò che è il mondo che ci circonda. L'ormai guscio del Re di Ferro ha assunto una forma taurina, incarnando l'immaginazione del suo ego, ma quando Shalquar ne parla, lo chiama terra icorosa, come se fosse una creatura. Si confonde. O meglio, si confondono i localizzatori che hanno tradotto dall'originale all'inglese. È divertente dare alla nostra giovane gatta la colpa, ma il succo è che dal giapponese le descrizioni del Re di Ferro danno un significato completamente diverso a tutto, ragazzi. E questo era uno dei più confusi misteri di Dark Souls 2. Sono entusiasta di poterlo definire al passato. Dunque, in originale Icarus Earth non è inteso come creatura con nome maiuscolo, ma come descrizione di qualcosa. La traduzione letterale è Molten Earth e si ricollega alle altre descrizioni che si trovano nel gioco. L'arma che si crea con la sua anima soffre della peggiore traduzione e, contemporaneamente, è la chiave per capire tutto. Il martello non è stato tecnicamente forgiato dal potere dell'anima del boss come le altre, ma è nato da essa. Noi non affrontiamo un mostro, qualcosa di vivo, ma una cosa, un oggetto, per quanto fortemente sovrannaturale in un'accezione panteistica. Tutto ciò che è il boss si lega al potere sovrannaturale dell'anima che lo ha creato, quella che si ottiene sconfiggendolo una seconda volta in New Game Plus. Attraverso la descrizione giapponese, e solo quella giapponese, della sua corona, unendo i puntini troviamo la verità finale. Non combattiamo il vecchio Re di Ferro, e nemmeno l'anima di Gwyn, ma ciò che essa ha reso il suo cadavere quando lo ha incontrato nel magma, ossia un corporeo ricettacolo del potere sovrannaturale dell'antico Lord. Qualunque cosa sia davvero, sconfiggerlo rende la nostra anima più vicina a quella di Vendrick, e nel nucleo di quell'incarnazione di fuoco si trova un'anima ineffabile, quella di un essere che è meglio non nominare troppo spesso, dopo tutto. Ci stiamo muovendo sulla stessa strada che percorse Vendrick tempo addietro, e ciò che si nasconde nel fuoco dei falò non è che l'eco di un grande inganno, ordito dall'alba dei tempi.